Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Le abbiamo viste a Voghera, erano impegnate nel campionato itinerante Thunder Slot. Stiamo infatti parlando delle splendide vetture della categoria Classic del marchio tutto italiano. Qui abbiamo una bellissima Can-Am 350 in una splendida colorazione arancione. Andiamo subito a fare l'unboxing di questa slot car per scoprirne così tutti i suoi segreti. Ed ecco come si presenta la nostra Thunder Slot all'interno della sua confezione, una classica teca in policarbonato che ci fa già ammirare la vettura da ogni sua angolazione. Qui sul frontale abbiamo l'indicazione di quale macchina si tratta, in questo caso è una Can-Am 350, e poi sullo sfondo notiamo il marchio Thunder Slot e il bellissimo logo Made in Italy che ci rende comunque anche un po' fieri di questo prodotto. Giriamo la confezione al contrario, c'è solo una piccola vite che ci permette di andare a svincolare la nostra slot car dalla sua basetta. Adesso andiamo ad aprire la confezione, svitiamo la vite, togliamo la macchina dalla sua basetta e andiamo così ad iniziare il nostro unboxing. Eccola qui, ricca di particolari sia per quanto riguarda l'estetica esterna della vettura sulla nostra scocca, sia anche per quanto riguarda l'abitacolo. Il bellissimo pilotino ben disegnato ed inserito all'interno della vettura, dove ogni particolare è curato nei minimi dettagli. Girando la nostra vettura al contrario, andiamo a vedere che ci sono tre viti, due nella parte anteriore, una nella parte posteriore, un po' nascosta, che ci danno la possibilità di andare a separare il telaio di questa slot car dalla sua carrozzeria. Facciamolo attraverso una chiave a Torx T6. Questo è già un primo ma fondamentale dettaglio che la differenzia dal resto delle altre slot car. Non è infatti presente una vite classica o a taglio o a croce, ma ricordiamo abbiamo una chiave Torx nella misura T6. Abbiamo così separato le due parti fondamentali della nostra slot car. A tenere insieme carrozzeria e telaio ci sono appunto queste tre Torx. Hanno un passo metrico e sono di tipo imperdibile. Adesso io ve le avvicino un po' di più alla telecamera in modo da farvi vedere la conformazione di questa particolare vite. Ha infatti l'ultimo pezzettino vicino alla testa liscio, libero quindi dal suo filetto in modo da agevolare il basculamento complessivo della nostra vettura. Partiamo dalla carrozzeria. Tenendola in mano si sente già che il peso è veramente molto contenuto. Se la giriamo al contrario possiamo andare infatti a notare non c'è assolutamente alcun dettaglio o accessorio che sia superfluo. Abbiamo un abitacolo molto piatto che ci permette in questo modo di andare a contenere quelli che sono i pesi verso l'alto, per cui andiamo ad abbassare il baricentro della vettura rendendola più stabile, e poi abbiamo semplicemente due pezzettini di plastica che vanno a reggere la nostra fanelleria anteriore e nella parte posteriore un pressofuso sempre in plastica all'incasso sulla nostra carrozzeria che va così a simulare la parte motoristica e i tubi di scarico. Tutto quello che si poteva evitare è stato tolto per riuscire così a mantenere il peso contenuto e rendere questa vettura il più performante possibile. È una carrozzeria sicuramente molto bella, ricca come abbiamo già detto di particolari che la rendono piacevole alla vista. Uno di questi particolari che voglio farvi notare è lo specchietto retrovisore posto al centro della vettura sul vetro della stessa. Potrebbe sembrare molto fragile ma come vedete è ben saldo, perché in realtà questo specchietto, o meglio il braccio di questo specchietto, va a superare quella che è la parte di plastica trasparente a simulare il vetro della macchina e va ad inserirsi direttamente sulla plastica del nostro abitacolo, rendendo il tutto molto più stabile e sicuramente molto più solido, preservandolo così da eventuali rotture durante i normali giri sulle nostre piste da slot. E adesso passiamo al telaio. Sulla vettura abbiamo un classico telaio di tipologia standard con all'interno un banchino che va a sorreggere il motore. Questo però è un banchino di tipo triangolare che adotta soluzioni tecniche ben pensate e costruite per rendere veloce questa slot car. Giriamo da subito la vettura al contrario e andiamo a vedere come questo banchino è ancorato al telaio. Non abbiamo i 6 punti di ancoraggio ma ne abbiamo 5. Abbiamo un punto sull'anteriore, 2 punti posti lateralmente sul nostro telaio e poi 2 attacchi nella parte posteriore. Il motore è un Mabuki UK a cassacorta dal doppio albero, quindi abbiamo, come si può notare anche in questa parte, un albero più sporgente
rispetto a quelli classici a cui siamo abituati. Sul motore viene montato di serie un pignone in materiale plastico che ben si sposa con la corona dello stesso materiale, che però è bicomponente, quindi abbiamo l'attacco al nostro assale che è di alluminio. La componentistica di questa vettura è di tipo professionale, a partire dai cerchi che sono in alluminio forati alleggeriti di tipo Air. Qui infatti vediamo le scanalature che danno la possibilità al copertone di andarsi ad espandere, riducendo così l'attrito con la pista nelle fasi di forte accelerazione. L'assale è in acciaio rettificato e scorre all'interno di due boccole in ottone fissate direttamente sul banchino motore. Dalla parte contrapposta rispetto alla corona abbiamo un piccolo distanziale in nylon che assicura così la fermezza del nostro assale, non permettendogli un movimento laterale dello stesso. Il pick-up è un pick-up un po' particolare, non è un pick-up a lama dritta, ma è un pick-up a lama leggermente svasata. Questo ci permette di andare a ridurre l'attrito all'interno del nostro slot, mantenendo però la sicurezza nel non farci fuoriuscire dalla traccia scavata all'interno della pista, perché comunque sia nella parte anteriore che nella parte posteriore l'altezza della nostra lama rimane costante. Le spazzole sono ramate abbastanza morbide, mentre i cavi che portano corrente dalle nostre spazzole al nostro motore sono di tipo siliconico e molto flessibili. Va detto che sull'assale anteriore sono presenti anche i grani di regolazione del nostro assale. Ne abbiamo due messi in posizione centrale. Siamo normalmente abituati o a non averli oppure a vederli montati ai lati del nostro assale. Qui la configurazione ci propone il montaggio di questi grani in una posizione centrale, il che va a permettermi anche un leggero basculamento di una ruota rispetto all'altra. Girando la nostra vettura al contrario abbiamo ancora altri due fori dove ci sono altri due grani che vanno così ad alzare il mio assale, permettendogli di girare sulla superficie metallica dei grani stessi e di ridurre al minimo l'attrito. Come vediamo infatti le ruote girano agevolmente. Sull'assale anteriore i cerchi non sono in alluminio ma sono in materiale plastico. Questo, l'abbiamo già detto più volte, serve ad alleggerire complessivamente il peso della nostra vettura, essendo all'interno dell'ambito della pista i cerchi anteriori utili solo in fase di appoggio durante le curve, ma non sono così tanto indispensabili durante la marcia, anzi si tende sempre a farli toccare il meno possibile o al massimo a fargli sfiorare la superficie. Una particolarità di questo telaio che mi ha colpito da subito è la sua flessibilità. Infatti, come possiamo notare, questo che è il telaio originale ed è il telaio morbido è veramente molto flessibile alle torsioni, il che lo rende particolarmente adatto ad andare a copiare ogni tipologia di asperità. Un'ultima particolarità, il marchio Thunder Slot posizionato sulla culatta del motore. Un motore da 21.500 giri a 12 volt per 175 GCM. Un'ultima cosa che salta all'occhio e ci fa capire il carattere racing di questa Thunder Slot è il fatto di non avere il magnete. Una caratteristica questa che la rende subito pronto gara. Adesso è arrivato il fatidico momento della bilancia. Sono veramente molto curioso di andare a verificare il peso sia della carrozzeria che come dicevo mi è sembrata decisamente molto leggera e soprattutto della macchina completa, per capire come questa vettura possa andarsi ad inserire all'interno di un più ampio panorama classic, anche se va ricordato ancora una volta che Thunder Slot utilizza queste vetture per un vero e proprio campionato a più livelli, a più step, a cui è possibile partecipare in tutta Italia. Abbiamo già posizionato la bilancia, abbiamo già fatto la tara nel frattempo, non ci rimane che andare ad appoggiare la carrozzeria e scoprire il suo peso, 14,5 grammi. Come sempre ci affidiamo alla seconda pesata, andiamo a riposizionare la nostra carrozzeria e abbiamo nuovamente 14,5 grammi. Togliamo la carrozzeria perché è arrivato il turno del telaio. Lo posizioniamo sulla bilancia e abbiamo 47,2 grammi. Come sempre aspettiamo il secondo passaggio sul peso per scoprire nuovamente 47,2 grammi. Ora andiamo a rimontare il tutto, pesiamo la macchina nella sua configurazione da scatola completa e poi andiamo a prenderne alcune misure. Vettura rimontata, pronta per il test della bilancia.
Abbiamo un peso complessivo pari a 62,3 grammi. Ed eccoci per la seconda passata sulla bilancia, sempre 62,3 grammi. Adesso andiamo anche a prenderne le misure. Partiamo come sempre dalla sua dimensione in lunghezza. Utilizziamo il nostro calibro di plastica per non andare a rovinare la carrozzeria. La vettura misura esattamente 13,05 cm, 130,5 mm. Passiamo ora, come di consueto, anche alle misure laterali. Iniziamo con la parte posteriore del nostro veicolo. Abbiamo una dimensione di 6,3 cm, 63 mm. La parte anteriore invece è leggermente più stretta per una misura di 6,1 cm, 61 mm. Non so voi, ma io sono curioso anche di scoprire il passo di questa Can-Am di Thunder Slot. Andiamo infatti a misurare da centro ruota anteriore a centro ruota posteriore. Andiamo così a verificare un passo di 75 mm, 7,5 cm. Ragazzi, adesso non ci resta che metterla in pista usufruendo dell'impianto dello Slot Club Asti Calabroni Rossi. Andiamo a provarla sulla 4 corsie da oltre 40 metri di sviluppo in legno e poi ci ritroviamo per i commenti finali. Bene ragazzi, eccoci ritrovati dopo aver fatto qualche giro di prova con questa Thunder Slot. Con questa macchina mi sono divertito veramente molto. Non mi aspettavo che una macchina da scatola andasse già subito così forte. Infatti sul nostro tracciato dello Slot Club Asti Calabroni Rossi ho staccato dei tempi di tutto rispetto, diciamo anche sotto quello che mi aspettavo. In effetti questa vettura me lo ha permesso, fin dai primi giri dove ho trovato subito un grandissimo feeling. Non si scompone, entra perfetta in curva, ha un'accelerazione graduale che ti permette di trovare fin dai primi giri il limite della vettura e poi come sempre si cerca di andare un pelino oltre, ma questa ti asseconda, ti accompagna e ti porta a fare giro dopo giro un tempo sempre inferiore. Come sempre la macchina è da scatola, gomme originali, spazzole originali. Non ho voluto nemmeno dare basculamento alla vettura perché secondo me il telaio originale fletteva già molto e andava a simulare un po' il basculamento della vettura, e poi su una pista in legno dove normalmente si utilizzano dei telai rigidi questo telaio si è accoppiato perfettamente. Insomma ragazzi, una vettura che va veramente molto veloce, bella da guidare, bella da vedere, facile e divertente. Adesso non mi rimane altro che iniziare una piccola preparazione di questa macchina cercando di migliorarne ancora le sue prestazioni e poi si va diretti al campionato Thunder Slot, perché sì, anche noi Calabroni Rossi, quindi lo Slot Club Astigiano, siamo riusciti ad entrare all'interno di un circuito nord-ovest e quindi ci vedrete prossimamente organizzare una gara qui da noi in questa sede con le vetture del marchio italiano Thunder Slot. Ragazzi, come sempre io vi chiedo un like se avete trovato interessante quello che avete visto, se vi piace questa vettura, se vi piace quello che sto facendo sul canale. Come sempre vi saluto e vi do un appuntamento qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.